Buonasera a tutti. In questa domenica sera, scusate, mi sto un attimo settando perché qua sostanzialmente le dirette su Insta non rientrano nei miei contenuti soliti. Diciamo che ero un po' più preparato a farle su YouTube da scrivania, però va bene così, insomma, ecco. Allora, eccoci qua, vedo che sta arrivando già un po' di gente, molto bene, buonasera, buonasera a tutti. Per chi non lo sapesse sono un po' cieco come una talpa, quindi tutte quelle belle cosine là sotto faccio un po' fatica a vederle. Ma quindi, questa diretta, come avevo annunciato, è un po' per i diciamo un po' più curiosi, per chi è un po' più alle prime armi e per andare sostanzialmente a spiegare eh, che cos'è una Tuscany Trail per chi non l'avesse mai fatta o per chi fosse curioso di provare a farla una volta nella vita, che consiglio assolutamente. E sostanzialmente questa Tuscany Trail per me è già il secondo anno di fila. Come potete vedere da qua dietro ho messo non a caso la mappa dell'anno scorso, ok, poi ci arriviamo, cercherò di essere il più esaustivo possibile, anche se domenica sera non siamo proprio lucidissimi, però insomma vediamo di dare tutte le informazioni possibili e immaginabili a, a chi è interessato. Quindi sostanzialmente che cos'è una Tuscany Trail? Sono questi diciamo eventi unsupported, non cronometrati. Sì, c'è un tempo limite massimo per, diciamo così, rientrare alla base, ma è un tempo limite, passatemi il termine, fittizio, perché comunque ci potete impiegare tutto il tempo che volete. E qui vorrei già aprire una parentesi, non critica, perché comunque sono dell'idea che nel momento in cui ci si mette sui social, nel momento in cui ci si mette davanti a delle persone, le critiche lasciano il tempo che trovano. Però giusto in settimana sulla pagina, saluto tutti, vedo che state entrando, non clicco il bottone perché se sto a cliccare tutti i bottoni qua è un casino. Comunque saluto tutti e ringrazio tutti quelli che stanno entrando. Sostanzialmente le critiche sono emerse qualche giorno fa su una pagina Facebook, dove sono andato un attimino a buttar lì quello che era la mia Tuscany dell'anno scorso. Perché la differenza? La differenza perché l'anno scorso sostanzialmente un po' per una mia distrazione e un po' per i tempi diciamo disponibili sostanzialmente, me la sono sparata, usiamo questo termine, in 40 ore. Ripeto, non sono qua a dire l'ho fatta in 40 ore perché sono bravo, sono bello, no, nulla di questo, nulla di tutto ciò. L'ho fatta in 40 ore per il semplice motivo che, ripeto, per un'amministrazione sono arrivato troppo lungo con la prenotazione dei vari host dove alloggiare, e ahimè io non sono un grandissimo esperto di camping, cose di questo genere, quindi capite che all'ultima settimana antecedente alla Tuscany questa, questa situazione non era proprio delle migliori. E al che qua apro una parentesi per chi ha le prime armi, al che a una settimana dalla Tuscany, la Tuscany Trail, ripeto, evento support di 450-470 km, dipende dalle annate, con dislivelli che variano dai 5 ai 6.000 metri, 5.500-6.000. Alla settimana antecedente alla Tuscany sostanzialmente trovarsi senza host e non saperne molto diciamo di camping, free camping, cose di questo genere, non è proprio il massimo della vita.
Al che corri al primo Decathlon fuori casa, prendi un materassino e un cuscino gonfiabile e parti. Sostanzialmente io l'anno scorso, appunto, la condivisione su Facebook è partita per questo motivo, volevo raccontare questa esperienza che senza troppi timori, da solo, perché io, chi mi segue vede che sostanzialmente faccio quasi tutto da solo, non perché non abbia amici, non perché non voglia condividere le mie esperienze con altre persone, ma perché mi ci trovo bene. Tempistiche, mi fermo adesso, mi fermo dopo, faccio una foto, non la faccio, ho fame, non ho fame, quant'altro, e quindi da solo. Mi sono trovato una settimana dalla Tuscany senza gli host prenotati, senza un bagaglio di esperienza infinito in quello che è il campeggio, da solo. Io, signori e signore, sono partito. Questo per dirvi, il messaggio che voglio portarvi è: non abbiate paura e timore, siate responsabili e consapevoli di quello che andate a fare, certo, ovviamente, ma non abbiate timore. L'anno scorso appunto sono partito, adesso vabbè non voglio dilungarmi col racconto dell'anno scorso perché potrebbe essere troppo lungo, ma sostanzialmente ho fatto il primo giorno dalle 6:30 del mattino alle 2 di notte, dove ho dormito in un posto fantastico, su una panchina a buon convento, che quest'anno ripasserò da quella panchina perché ci devo ripassare per principio mio. E ho dormito sostanzialmente dalle 2 alle 4, poi c'erano un po' di rumori, tutte le solite cose che possono accadere durante la notte, e sono stato lì ancora un'oretta dentro il mio bellissimo sacco a pelo per poi ripartire alle 5 della mattina con le prime luci dell'alba e sostanzialmente finire la sera dopo, perché appunto nel secondo giorno poi c'erano stati altri problemi, pastori maremmani, ho incontrato poi delle fantastiche persone di Padova dove ci siamo fermati a mangiare una pizza insieme, quindi sostanzialmente il tempo poi è passato, ma non siamo qua a parlare di tempo, non siamo qua a parlare di ore, siamo qua a parlare che questi eventi vale la pena farli almeno una volta nella vita, soprattutto eventi di questo calibro, come qua dietro, eventi di questo calibro dove stilano e studiano dei percorsi veramente, ma veramente ad hoc. Anche per quest'anno hanno stilato una traccia davvero davvero interessante che ahimè non sono molto informato, ma se non siete iscritti non penso la possiate trovare pubblica fin quando i partecipanti non la condivideranno, è una loro, diciamo, regola rispettabilissima. Comunque stilano dei percorsi veramente veramente fantastici. Ma veniamo a quest'anno, dopo questa breve parentesi dell'anno scorso. Quest'anno mi sono portato avanti dopo l'iscrizione viene fatta a dicembre se non vado errato, perché registrano una cosa come 6.000 partenti, 6.000 partecipanti, usiamo questa terminologia, 6.000 partecipanti, quindi si portano avanti per tutta l'organizzazione, tutta la logistica. Subito dopo essermi iscritto quest'anno ho giocato d'anticipo, mi sono già fatto gli host, mi sono già suddiviso la traccia, mi sono già fatto tutto, quindi quest'anno finalmente la farò in modalità, passatemi il termine, normale, e la farò in 3 giorni. Ho il ritiro, diciamo così, del pack, io definirlo pacco gara, alcuni lo definiscono pacco gara, ma non essendo una gara io lo definisco pack di benvenuto, io lo definirei così, forse è più corretto. Ho il ritiro appunto il mercoledì, che il mercoledì questo mancano 2 giorni, e pedalerò giovedì, venerdì e sabato. 3 giorni sostanzialmente con una media di 150 km al giorno, 130, 150, scusate sono un po' stanco. E vabbè, i dislivelli fate voi i conti, non sto ripeto, non sono queste le cose dove stare a quanti chilometri, quanto di dislivello, no, queste sono situazioni che vai e ti godi la giornata. La cosa più piacevole in assoluto è poter pedalare tutto il giorno,
dalla mattina alla sera, fare le soste che riteniamo opportune. Quest'anno vediamo se riusciamo con le tempistiche, meteo permettendo, perché ahimè il meteo sta facendo un po' i capricci. Vorrei anche un po' dedicarmi un po' all'enogastronomia locale, cosa che l'anno scorso per me è stata proprio bypassata in toto, perché ve l'ho appena detto prima, è stato una missione a cuore aperto praticamente. E se siete interessati, chiaramente vi invito ad andare a vedere quello che è stato la mia Tuscany dell'anno scorso sul mio canale YouTube, lo trovate tranquillamente, nome e cognome lo trovate, giusto per farvi vedere la sofferenza che ci vuole per farla in così poco tempo. Ora non sono il primo, non sono l'ultimo, c'era tanta gente con me che l'aveva fatta alla stessa maniera, avevo trovato 3 o 4 ragazzi di Arezzo che appunto ci siamo incontrati spesso e l'abbiamo finita insieme, quindi anche questi commenti emersi su Facebook, ma non ha senso che tu l'hai fatto in 40 ore, perché qui, perché là, perché su, perché giù, cioè sostanzialmente la cosa bella di questi eventi è che ognuno la fa come vuole. La vuoi fare in 40 ore, la vuoi fare in 35, la vuoi fare in 2 giorni, la vuoi fare in 3 giorni, la vuoi fare in 7 giorni, in 10 giorni, vuoi stare un mese in Toscana? Ben venga, perché il cicloturismo, scoprire i posti, i luoghi, lo slow motion, come dico sempre io, il bello è quello. Ognuno deve farla a proprio modo e a proprio piacimento. Quindi quest'anno 3 giorni ce la godiamo in lungo e in largo, facciamo le danze del sole perché appunto il meteo è un po' ballerino e sostanzialmente un po' verrà replicato quello che vedete lì dietro, ok? Non mi va di divulgarvi la traccia ufficiale perché appunto, ripeto, la passano solo agli iscritti, non ci sono segreti perché sostanzialmente le tracce non sono segrete, come qua in Franciacorta volete venire a pedalare, volete una traccia qua in Franciacorta, scrivetemi, ve la do, non è che c'è tutto questo segreto, no, la traccia è privata, no, è solo che l'organizzazione non gli va di divulgarla prima sostanzialmente, tanto poi finita la Tuscany vedrete dove si passa. Bene o male i punti salienti sono sempre quelli, Siena c'è ancora, è cambiato il punto di partenza leggermente, un pelino decentrato rispetto all'anno scorso, si fa ancora la parte costiera fino a Castiglione della Pescaia, quella parte lì spettacolare si fa e poi si rientra diciamo nel centro della Toscana dove iniziano le salite quelle vere, perché sostanzialmente nel reverse dell'anno scorso e anche nel senso di quest'anno i primi 100 chilometri vai a farti l'aperitivino perché non c'è niente di troppo complesso. È nel momento in cui si entra nell'entroterra toscana che le salitelle iniziano ad arrivare. Non ci sono, almeno per l'anno scorso non c'erano salite impossibili lunghissime, cioè non è che stiamo andando a fare lo Stelvio o il Mortirolo, però insomma salite da 6-8 km, 500-600 metri di dislivello al colpo, però molto ripetute sostanzialmente. Nel momento in cui si entra lì in Montalcino, quelle zone lì, si sente, e in base a come uno decide di suddividerla può essere più o meno faticosa. Chiaramente me la faccio in 10 giorni, ho una salitella al giorno da 5-6 km che sono 50 km al giorno, ha un peso. C'è chi sceglie di farla in altre maniere, in meno giorni, o chi, perché non è che ero l'unico pazzo io l'anno scorso, sicuramente anche quest'anno ci saranno altre persone che la vorranno fare one shot, ma ripeto, ognuno se la fa come vuole, ok? Questa cosa io ci tengo a ribadirla, non perché mi abbiano punzecchiato a me direttamente sui social, perché mi interessa fino a pagina 2 come dice un mio caro amico, ma il discorso è che non ha senso punzecchiare le scelte di uno. Se uno vuole farla in un modo, uno vuole farla in un altro, beati fatti suoi. Ora, spiegato quello che è la Tuscany, spiegato quello che è il contesto di un evento
bikepacking chiaramente, perché cioè, se state via più di un giorno non è che potete tenervi le cose in tasca, quindi bikepacking, avrete il vostro setting, avrete le vostre borse, avrete il portapacchi, chi ha il portapacchi, chi non ce l'ha, chi mette la borsa di qua, chi mette la borsa di là. Non c'è una legge, è giusto così, io giusto, tu sbagliato, no. Ognuno, a mio avviso, anche qua si deve portare e fare la bici come meglio crede. Ovviamente un attimo di criterio, cioè per la legge della fisica, anche se io di fisica non ne so niente, non è che possiamo andare a mettere tutto il peso davanti o tutto il peso dietro, perché capite che potrebbe risultare un po' scomodo, ma non è una legge, ognuno fa beatamente quel grande cavolo che preferisce. Detto ciò, io girerei, se sono capace, sì, sono capace, ho visto il tasto giusto, la telecamera, che il mio faccione va bene tutto, però magari è meglio che vi faccia vedere qualcos'altro. Vi farei vedere un attimino la mia bici, se non l'avete mai vista, perché chiaramente non l'ho mai fatta vedere sui social, scherzi a parte. Vi farei vedere la bici, vi racconto brevemente la bici che ho quest'anno, non voglio dilungarmi sulla bici perché anche qui si apre una parentesi mega galattica, perché se avrete modo di partecipare a questi eventi, almeno una volta nella vita fatelo, ve lo dico, almeno una volta nella vita fatelo, anche là si apre un mondo di biciclette infinito, ognuno si fa queste esperienze con la bici che meglio crede, non c'è una bici più bella, più brutta, è meglio questa, è meglio quella, perché sui social si legge di tutto, è chiaro, più una bici è performante, più è leggera, meglio va, meno peso ti porti appresso, bla 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 bla, ma non è un vincolo. Anche la scelta di leggevo in settimana gomme, che gomme monto, ma che sella metto, dovete mettere quello che a voi è comodo, ok? Nella fattispecie anch'io quest'anno sto usando delle gomme diverse a quelle dell'anno scorso, un po' perché le ho volute provare di mio interesse, un po' perché in questi 2 mesi di test mi trovo bene, ma non è che le gomme che vi farò vedere io sono quelle giuste per fare la Tuscany, no, ognuno si usa le sue. La sella, ci sono 7000 tipi di selle, 7000 o quello che è, ce ne sono tantissimi tipi di selle, ognuno troverà la sella più comoda per il proprio fondo schiena, ok? Anche qua un mondo infinito. La qualità e i materiali utilizzati, ovviamente è chiaro che una sella da 20 euro non potrà mai essere come una sella da 200, certo che sì, ma ripeto, non è che serve per forza la sella da 200 euro per fare queste cose, serve la sella comoda. Ora, banda ai ciancio, anche se non sono milanese, vi giro la visuale, vi faccio vedere così per i più curiosi quella che è la mia nuova stanza di editing. Per chi non lo sapesse, mi sono trasferito negli ultimi mesi da una stanza all'altra, ho rifatto un po', ero prima in un buco, adesso ho fatto una cosa un po' più decente e poi passiamo subito alla bici, ok? Datemi solo 30 secondi per capire qua com'è la storia. Perfetto, va bene, questa qua è la mia postazione nuova dove edito foto, fotine, videolini e quant'altro, ma non ci interessa. E qua abbiamo, scusatemi che devo capire come funziona tutto, scusate se sbarbella un attimo, perdonatemi. Allora, sostanzialmente qua la biciclettina di quest'anno. La biciclettina di quest'anno, vabbè, è una Bottecchia, questo è chiaro, ok? È una full carbon, telaio totalmente in carbonio, forcella totalmente in carbonio, là così. Ruote, monto delle ruote ITM Fuga profilo 40, anch'esse totalmente in carbonio, e abbiamo uno sterzo, pure quello di casa Bottecchia, totalmente in carbonio. Ora questa cosa, aspettate che mi rigiro di qua da me un attimo, questa cosa, ok, chiaramente rispetto alla bici dell'anno scorso che era in alluminio e avevo forcelle in carbonio, chiaramente è più performante, è più reattiva, e in questi mesi che l'ho provata ovviamente ci si sente le migliorie, ovvio.
non è fondamentale, non è indispensabile. La bici che avete va bene uguale, ok? Questo è il messaggio che voglio portare, ok? Torniamo di là. Quindi ho scelto delle gomme, adesso non so se con le luci sono stato bravo, se riuscirete a vedere, ops, la bottiglia d'acqua l'abbiamo buttata in terra, scusate. Ho scelto delle gomme Maxxis River da 45, ok, tubeless lo ero anche l'anno scorso, ovviamente fronte e retro, anche sul frontale. E altra differenza importante, quel faro lì non va mica bene, ma vabbè, fate finta di niente. Altra differenza importante rispetto all'anno scorso, copriamolo. Corona anteriore sempre da 40 come l'anno scorso, ma quest'anno ho la grazia divina di avere un 51 dietro. Ok, vedete che bel padellone, va da mountain bike praticamente. Ok, l'anno scorso sempre con un 40 anteriore, qua giusto per andare un attimo sul una bici sì, una bici no, è meglio questa, è meglio quella. L'anno scorso 40 anteriore e dietro 44, cioè ora aspettate che leggo il posto che non me lo ricordo, scusate, a Chianni, eccolo qua, a Chianni ho visto i santi, perché c'è una salita molto importante a salire, però non è che non l'ho fatta a Tuscany o con quella bici non si poteva fare, per l'amor del cielo, se si scende un attimo, si fanno 2 passi a piedi, non è mai morto nessuno, ok? Quest'anno, vabbè, Chianni non si passa, ringraziamo tantissimo gli organizzatori, però quest'anno qualora dovessi trovare una salita così impegnativa probabilmente riuscirò a non scendere dalla bici neanche quei 500 metri, quel chilometro, ok? Però voglio dire, la bici che avete va bene, a fare cicloturismo va bene, a fare un'esperienza in bikepacking di questo calibro va bene, vi prendete il tempo che vi serve, vi pianificate i giorni che vi servono e ve la fate, non dovete porvi il problema ma la bici è, ok? Se non eravate collegati prima, l'ho detto e straridetto, o al massimo vi riguarderete la diretta da capo che la bicicletta è importante, ma è molto più importante l'esperienza che voi andrete a vivere, ok? Quindi tornando a noi, la bicicletta è questa qua, quindi chiaramente c'è un upgrade importante rispetto all'anno scorso. Per quanto riguarda le borse, ho scelto una versione diciamo un po' light, volevo lasciare a casa anche quella anteriore da manubrio, però allora fatti 2 conti tra l'abbigliamento, che poi adesso vi faccio vedere, tra l'abbigliamento diciamo civile per la sera, per quando siamo a riposo, e l'abbigliamento ciclistico, ho paura che tutto in una sola borsa, che ci sta, perché per l'amor del cielo sulla coda ci sta tutto, però appunto il bilanciamento dei pesi e poi troppo piena, insomma non mi garbava, quindi di conseguenza ho scelto appunto quella sottosella, quella anteriore, questa qua da telaio sotto che per me è indispensabile, poi vi spiegherò il perché, e questa sopra molto slim, provata da un paio di mesetti a questa parte, estremamente confortevole perché ci stanno dentro le cose piccole, cavi, batterie e quant'altro, tutto come l'anno scorso della linea GV Adventure Line. Mi sono trovato bene, replico anche per quest'anno questa scelta, soprattutto per quanto riguarda molto importante a mio avviso il discorso in caso di pioggia, waterproof. L'anno scorso feci nei miei viaggetti, perché definirli viaggi veri e propri, i veri viaggiatori stanno via mesi e mesi, io purtroppo non ho questa possibilità. Nei miei viaggetti da 3-4 giorni feci la Slovenia, e in Slovenia un giorno ho preso tanta di quell'acqua, ma tanta di quell'acqua che là dentro, appunto, in quella sotto, dove tengo tutta la parte diciamo tecnologica, che poi vi faccio vedere, non ha preso una goccia d'acqua, ok? Il materiale che c'era dentro non ha preso una goccia d'acqua.
Quindi approved, si va avanti ancora. Che dire, questa anteriore, sto cercando di non calpestare niente, questa anteriore adesso la vedete vuota e schiacciata perché nel momento in cui la riempite ha la valvola per sfogare l'aria e si chiude molto bene e si riduce, ovviamente non